Ciao ragazzi, come vedete in mano ho una cucchiara, perché oggi non parleremo di meccanica, fibra di carbonio o stampa 3D. Oggi vedrete la costruzione della nostra nuova base operativa. Nell'ultimo anno tutti i video che avete visto sul nostro canale sono nati all'interno di un telone in PVC che con il tempo abbiamo rivestito di legno internamente, abbiamo arredato con un banco per l'elettronica, un banco per la meccanica, un banco per la stampa 3D. Il problema è che ultimamente stavamo un po' stretti. D'inverno dentro quel tendone si crepa di freddo e d'estate si raggiungono facilmente anche i 50 gradi. Quindi, insomma, è da un po' che siamo alla ricerca di una nuova soluzione. Se è vero però che era da un po' che cercavamo un luogo migliore dove poter lavorare, è anche vero che è successa una cosa che ci ha messo particolarmente fretta. Circa una settimana fa, infatti, la nostra zona è stata colpita da una grandinata clamorosa che ha praticamente smaciullato il telone della nostra sede e quindi ci troviamo in un appartamento di circa 130 metri quadrati che, come potete vedere, è completamente grezzo. Questo bellissimo edificio ha a disposizione anche una spaziosa mansarda che però ovviamente per questioni di budget non metteremo a posto e lo utilizzeremo come magazzino. In questo luogo ci sono diverse stanze che noi possiamo utilizzare, ma per il momento ci concentreremo sulle due stanze principali. La cucina, che diventerà un piccolo ufficio, e la zona soggiorno, che diventerà il nostro reparto lavorazione. Quindi la scaletta da seguire è abbastanza semplice. Per prima di tutto dobbiamo rendere sicuro l'ingresso, perché manca uno scalino e bisogna dare una pulita a tutte quelle erbacce. Poi ringhiere alle scale perché sono pericolosissime. E poi ci concentreremo effettivamente sulle prime due stanze dell'appartamento. L'idea, ragazzi, non è quello di mettere parquet o fare le cose belle. Ci serve uno spazio funzionale alle nostre attività. Tapperemo le finestre, daremo una pulita per terra, faremo un impianto elettrico e arrederemo più o meno il nostro spazio di lavoro. Quindi partiamo subito dall'ingresso. Qui c'è il nostro capo officina che si sta dando da fare, che se la gode. Un bel lavoretto. Una volta ripulito l'ingresso dalle erbacce, iniziamo a costruire lo scalino mancante. L'idea è quella di usare quella montagna di sabbia per riempire il vuoto. Il problema è però cercare di contenere la sabbia e creare una struttura che sia un minimo solida. Quindi useremo questo bancale e tavole, cubi di cemento trovate nell'appartamento per creare una specie di contenitore per la sabbia. Ora non sarà bellissimo, però fa il suo dovere. Test scale 1, scale. Salta, salta, salta. Scala. Wow. Questa è bushcraft. Wow. Per invece di buttare la sabbia. È più solido quello che questo. Sì. Salta su quello. Qua suona. Senti come sono a vuoto. Ora passiamo subito alle ringhiere per le scale. Quindi andiamo a forare la tavola e la scala in cemento, inseriamo lo stop e la vite con una rondella, così evitiamo di spaccare la tavola come ci è già successo nelle prime prove. Useremo due tavole da 4 metri che andranno a collegare le due rampe delle scale e poi ci avviteremo sopra delle traverse. Test ringhiera. Oh no, un malore. Non posso cadere. Non posso cadere. No, vabbè, è venuto abbastanza bene, dai. Sì. Senza troppe pretese. Una volta sistemato l'ingresso, iniziamo ad occuparci dell'interno dell'appartamento. La prima cosa che dobbiamo sistemare è questa finestra. Come potete vedere, il problema è abbastanza evidente, il serramento è praticamente appoggiato sul nulla. Quindi la soluzione è abbastanza semplice: cemento. E non avendo nemmeno una cazzuola a disposizione, la malta passa direttamente dalle nostre mani al muro. No, ma non sulla finestra, sul muro. Dopo aver lasciato asciugare il tutto ed esserci finalmente muniti di una cazzuola, possiamo completare il lavoro riempendo lo spazio rimasto vuoto e mettendo definitivamente in sicurezza la finestra.
Dopo i primi tentativi iniziamo finalmente a prenderci la mano e nel giro di poco la finestra è completamente murata. Ormai però la giornata è praticamente finita, quindi lasciamo asciugare il cemento e ci torniamo domani. L'obiettivo di oggi sarà tappare le finestre e dare una pulita per terra, che ci sono un po' di calcinacci. Giusto 2. Padella. Vedete questi buchi? Li andremo tutti a riempire con la malla. Il muratore. Ok, abbiamo tappato le buche con il cemento, adesso lo lasciamo seccare e per il momento ci concentriamo sulla finestra del soggiorno. Per chiudere la finestra avevamo pensato di mettere delle belle tavole come traverse e poi metterci sopra un bel pannello di uspa. Sperando che resista. Allora ragazzi, adesso vedrete come metteranno la toppa sulla finestra. Niente, c'è quella vuota, centro. Ok, adesso che abbiamo eliminato la possibilità di lanciarci di sotto, andiamo a tappare anche la finestra degli uffici con la stessa tecnica. Adesso tagliamo il pannello. Coda. Come? Oh. Allora, qui siamo riusciti ad inserire il mega pannello con una maestria a dir poco sorprendente all'interno di questo incasso. E... beh, topperia. Che minchia stanno facendo qua? Questo sarà il nostro magazzino. Che cosa stai facendo? Oh! Porca puttana! Ragazzi, il decreto 31/2008. I DP dove sono? E dobbiamo chiudere anche questa bella finestra. Ma sì, una martellata in più, una martellata in meno. Perfetto. Comunque, guarda, invece di fare qua dentro, fare qui. Sì, il pannello è così. così. Il pannello è così. Credo che sia molto più comodo, sì. Una volta chiusa anche quella finestra, andiamo a sradicare con tutta la nostra forza tutte le tubazioni. Bravo! Sì, dopo vai dall'osteopata. Oh, ma sono scomponibili, ti prego. Secondo me stiamo distruggendo anche parti che non andavano distrutte comunque, no? E come ultima cosa non ci resta che riempire il magazzino. E con questo possiamo dire che la prima fase è finalmente conclusa. In un paio di giorni siamo riusciti a rendere questo posto abbastanza sicuro e funzionale da poter iniziare a trasformarlo nella nostra nuova sede. Quindi, ricapitolando, abbiamo realizzato lo scalino d'ingresso, messo in sicurezza le scale con le nuove ringhiere, chiuso le aperture principali, murato la finestra, ripulito gli ambienti e sistemato tutto quello che era indispensabile per partire. Per il momento ci fermiamo qui. La verità è che non sappiamo ancora quanto tempo potremmo rimanere in questa struttura. Speriamo ovviamente il più a lungo possibile, ma al momento non ne abbiamo la certezza. Nel prossimo episodio realizzeremo l'impianto elettrico e inizieremo a costruire i banchi da lavoro e organizzeremo finalmente tutte le attrezzature. Ciao a tutti gli iscritti di UTG Group, grazie di seguirci sempre in tutte le nostre avventure, belle o brutte che siano. E niente, si spera in una nuova sede, un nuovo inizio, si vedrà come va. Ciao ciao. Ciao!